Ciao a tutti. Il narcisismo è un fenomeno complesso e spesso devastante che può intrappolare chiunque in una rete di manipolazione, di sfruttamento emotivo e di relazioni tossiche. I narcisisti si distinguono per il loro profondo bisogno di ammirazione, desiderio di controllo e la totale mancanza di empatia verso gli altri. Spesso inizialmente si comportano in modo superficiale, seducente, affascinante, ma alla lunga la loro vera natura emerge. Sfruttano gli altri per soddisfare i propri bisogni, ignorando le emozioni e il benessere delle persone che li circondano. Se ti trovi invischiata in una relazione con una persona narcisista, sia in ambito sentimentale, lavorativo o familiare, è essenziale avere le giuste strategie per proteggerti e uscirne vincitrice. In questo video scoprirai le armi più potenti per battere il narcisista, per liberarti dalla sua influenza tossica e per riconquistare la tua libertà emotiva. Il primo passo per sconfiggere il narcisista è capire chi hai di fronte. Spesso la fase iniziale di una relazione con il narcisista può sembrare perfetta. È affascinante, carismatico e sembra darti tutta l'attenzione del mondo. Tuttavia, dietro questa facciata si nasconde un profondo bisogno di controllo e di potere. Per prima cosa impara a riconoscere i segnali del narcisismo. Mancanza di empatia. Il narcisista non è in grado di mettersi nei panni degli altri. Bisogno costante di attenzione e ammirazione. Deve sempre sentirsi al centro dell'attenzione e superiore agli altri. Comportamenti manipolatori. Utilizza bugie, senso di colpa e vergogna per controllare le persone. Svalutazione degli altri. Dopo aver idealizzato una persona, tende a denigrarla una volta ottenuto ciò che vuole. Riconoscere questi tratti ti permette di prendere una certa distanza emotiva, fondamentale per iniziare a costruire le tue difese. Uno dei meccanismi principali con cui il narcisista mantiene il controllo sulle persone è la manipolazione emotiva. Può usare la colpa, il gaslighting, una tecnica con cui ti fa dubitare della tua percezione della realtà, o minacce sottili per ottenere ciò che desidera. La capacità di dire di no è una delle armi più potenti che puoi usare. Essere chiari sui tuoi limiti e non permettere che vengano calpestati mina il potere del narcisista. Anche se inizialmente potrebbe tentare di punirti o di aumentare la pressione, nel lungo termine il rifiuto costante di essere manipolato lo indebolisce. Una delle trappole più comuni in cui si cade quando si ha a che fare con un narcisista è il desiderio di cambiarlo o salvarlo. Potresti pensare che se solo tu fossi più comprensiva, amorevole o paziente, il narcisista smetterebbe di comportarsi in modo tossico. Questa è una pura illusione. Il narcisismo è una struttura di personalità profondamente radicata e cercare di cambiare un narcisista è un'impresa vana. Più cerchi di aiutarlo, più lui ti sfrutterà. Accettare questa realtà è cruciale. Non puoi cambiarlo, ma puoi cambiare il modo in cui reagisci a lui. Questa consapevolezza è una potente arma psicologica che ti aiuterà a mantenere il controllo delle tue emozioni e delle tue decisioni. Il narcisista prospera nelle dinamiche emotive intense, dove può manipolare i sentimenti dell'altro. La tua forza risiede nel mantenere la calma e nel distaccarti emotivamente. Più ti lasci coinvolgere nelle sue provocazioni, più gli dai potere. L'arte del distacco consiste nel non reagire emotivamente alle sue manipolazioni o critiche. Mantieni una postura neutra e non lasciarti coinvolgere nelle sue provocazioni. Il narcisista si nutre della tua reazione, quindi il fatto di non dargli ciò che desidera, che sia rabbia, disperazione o persino lode, lo indebolisce notevolmente. Questo non significa reprimere le emozioni, ma trovare uno spazio sicuro dove puoi elaborarle senza farle esplodere di fronte a lui.
I confini sono essenziali per proteggere te stessa da persone tossiche. Dal momento che il narcisista tende a ignorare i bisogni degli altri, è fondamentale stabilire confini rigidi e chiarirgli che non sei disposta a permettere che questi vengano oltrepassati. Un confine può riguardare qualsiasi aspetto, dalla comunicazione, ad esempio, rifiutandoti di discutere quando senti che la conversazione sta diventando tossica, al tempo che trascorri con lui, ai limiti fisici e personali. Non importa quale sia il confine, ciò che conta è che tu lo faccia rispettare in modo chiaro e fermo. Una volta stabiliti i tuoi confini, il narcisista potrebbe tentare di infrangerli o metterti alla prova. Tuttavia, mantenere la tua posizione con coerenza sarà la chiave per far capire che non sei più disponibile a subire il suo controllo. Uno degli errori più comuni quando si cerca di battere un narcisista è cercare vendetta o rispondere colpo su colpo. Tuttavia la vendetta è una strategia che ti intrappola ulteriormente nel suo subdolo gioco, alimentando il ciclo di tossicità. I narcisisti amano i giochi di potere e cercare di batterli sul loro stesso terreno raramente funziona. Piuttosto, la tua migliore arma è la tua indifferenza. Non cercare di ferirlo o umiliarlo, ma semplicemente smetti di stare al suo gioco. Questo toglie al narcisista il suo nutrimento emotivo e ti permette di focalizzarti su di te e sulla tua crescita personale. Anche l'ironia è un'arma potentissima contro il narcisista, poiché tende a prendersi molto sul serio e a esaltare i propri meriti. Usare battute pungenti e sminuire ironicamente le sue storie esagerate o il suo comportamento può risultare estremamente efficace. Le relazioni con i narcisisti possono isolarti facendoti sentire sola e vulnerabile. Per questo è vitale cercare il supporto di persone di fiducia come amici, familiari o professionisti. Parlare con qualcuno che possa ascoltarti senza giudizio ti aiuterà a mantenere la lucidità e a vedere le dinamiche della relazione per quello che sono. Il supporto esterno è un'arma potentissima contro il narcisismo, poiché rompe il ciclo di isolamento su cui il narcisista fa affidamento per mantenere il controllo. In molti casi la soluzione più efficace e definitiva per liberarsi di un narcisista è il no contact, un taglio netto della comunicazione. Questo significa eliminare ogni tipo di contatto, che sia di persona, mediante telefono, sui social media o tramite amici comuni. Il no contact non è solo una fuga fisica, ma una vera e propria liberazione mentale ed emotiva. Quando tagli i ponti con un narcisista, gli impedisci di continuare a manipolarti e di avere accesso alle tue emozioni. Anche se all'inizio può sembrare difficile o doloroso, a lungo termine il no contact è la via più sicura per proteggere la tua salute mentale e ritrovare te stessa. In sintesi, battere un narcisista non significa necessariamente sconfiggerlo sul suo terreno, ma piuttosto imparare a proteggerti, a difendere i tuoi confini e a riprendere il controllo della tua vita. Le armi più potenti sono il distacco emotivo, la consapevolezza dei tuoi diritti, la capacità di dire di no e soprattutto il supporto di una rete di persone che ti vogliono bene. Ricorda, il narcisista ha potere solo nella misura in cui tu glielo concedi. Quando smetti di giocare con lui, gli togli il controllo e inizi a costruire una vita più libera e autentica. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.